il letto che hai nel tetto soffietto del tuo van è freddo d'inverno, oppure hai la mansarda del tuo camper non riscaldata, o hai dei punti freddi nel camper che tu vuoi riscaldare maggiormente, noi stiamo testando un accessorio che potrebbe essere la soluzione dei tuoi problemi. Vediamo dopo la sigla. Ciao amici di Vacanzelandia, abbiamo tra le mani il primo Comfort Tube di Adamfresh. Questo qua è il primo pezzo di serie che è uscito ed è un accessorio molto utile per poter scaldare il letto del tetto soffietto del van o le mansarde che casomai sono un po' più fredde perché non hanno la bocchetta specifica e quindi avere un soffio di aria calda dedicato in quella zona potrebbe alleviare diciamo, il freddo della mansarda, ma anche per quei camper che hanno la cabina che è sensibilmente più fredda rispetto all'abitacolo, alla cellula, e allora avere qualcosa che può portare il calore in quella zona fredda per poterla riscaldare può essere molto utile. E questo accessorio che ha fatto Adamfresh è sicuramente un'ottima soluzione. Adesso vi spiego come è fatto e tutti i vantaggi che può portare a un veicolo recreazionale. Il kit è composto da un tubo di circa 3 metri, nel nostro caso abbiamo misurato è quasi 3 metri e mezzo, dove in estremità ha un attacco, un canotto di ferro verniciato, di acciaio verniciato, con queste 3 staffette che si possono regolare. Una volta regolate si possono stringere viti e dadi e rimangono ferme, e all'estremità opposta c'è un tubo di raccordo per infilarci la bocchetta. Ecco, questo qua è il tubo di Adamfresh Comfort Tube. La bocchetta ha le alette orientabili sia in questo senso che si possono aprire e chiudere, ma anche si possono direzionare verso l'alto o verso il basso. Quindi una volta che il tubo viene posizionato nel locale, nella zona fredda, con queste alette si può aprire l'erogazione, direzionarla a destra o a sinistra oppure in alto e in basso. Il tubo è di un materiale particolare. Innanzitutto è un tubo coibentato, quindi l'aria calda che percorre all'interno il tubo non si disperde lungo il percorso, ma arriva alla fine del tragitto, proprio perché è isolato, poi all'interno c'è un filo metallico tipo una molla che permette di non essere schiacciato e di fare delle curve molto brusche senza perdere il diametro interno dell'aria, quindi senza strozzature. Questo qua è una cosa molto particolare, è un tubo che permette di fare tantissime curve anche secche, però alla fine la portata rimane sempre quella massima, come se fosse disteso. Poi il tubo ha una caratteristica molto particolare, che all'interno è rivestito di un materiale che è antimuffa, quindi questo fa sì che il riscaldamento, che è l'aria calda che passa, che ha dalla polvere, non possa depositarsi e quindi formare cattivi odori, quindi non si possono generare prolificazioni di batteri o di microbi, e questo permette di avere la massima igiene e aria sempre perfetta all'uscita, senza odori strani o formazioni di muffe o altro tipo di sostanze che possono non essere
che possono disturbare le persone. Sempre nel kit è presente questa piastra che va montata sulla bocchetta dell'aria al quale noi vogliamo collegare il tubo, per fare in modo che il tubo rimanga ben saldo collegato. Ci sono dei magneti che vengono messi sulla piastra e alla fine la piastra viene evitata con le viti. Quindi dopo vi mostro il procedimento. Una volta che la piastra è montata sulla bocchetta con i 3 magneti, la si collega al tubo, la si regola in modo che il tubo calzi perfettamente sulla bocchetta, che deve essere bocchetta da 60 mm, quindi quella classica della stufa Truma o bocchette compatibili. Dopodiché si porta il tubo dove lo si vuole utilizzare, si mette la bocchetta, lo si appende con l'apposita cordella con moschettone e quindi a questo punto il riscaldamento tramite quella bocchetta arriva nel punto più freddo che abbiamo nel nostro camper o nel van. Quindi è un ottimo modo per poter portare il riscaldamento in quelle zone dove non arriva in maniera, diciamo, o per l'impiantistica oppure per la circolazione dell'aria. Per prima cosa bisogna attaccare alla parete dove è presente la bocchetta dalla quale vogliamo prelevare l'aria calda questa flangia. Per fare questo ci sono le 3 viti in dotazione, e i 3 magneti che vanno applicati sopra i fori. Attenzione ai magneti che sono molto potenti, quindi bisogna staccarli uno alla volta. Bisogna applicarli sopra i fori perché questi magneti sono poi quelli che terranno il tubo collegato tramite queste 3 staffe, in modo che ci sia la possibilità di sganciare e riagganciare in maniera rapida. Ecco, quindi si mettono i 3 magneti, dentro i magneti si mette la vite e la si avvita alla parete. Ecco qua, 1, 2 e 3. Quindi noi adesso andiamo a montare questa flangia. Sulla bocchetta si centra la bocchetta del riscaldamento, la si centra, si mette la vite e poi dopo la si avvita alla parete. A questo punto, dopo aver montato la flangia con i suoi magneti sopra la bocchetta, il tutto è già pronto per poter collegare l'attacco sulla bocchetta, così. Ecco, è un attacco magnetico, quindi si tira via facilmente quando non serve e lo si mette altrettanto facilmente quando ce n'è bisogno. Naturalmente la bocchetta deve essere aperta, così l'aria può entrare dentro il tubo e arrivare fino all'uscita. Bocchetta e l'aria esce fuori dall'uscita. Nel caso in cui dobbiate muovere le staffe è sufficiente una brugola da 3 mm e una chiave esagonale da 7 e si può allentare e registrare le staffe in modo da poter infilare perfettamente il tubo di ferro dentro alla bocchetta. Quando il comfort tube non serve più, si toglie l'attacco inclinandolo in modo da staccare un magnete alla volta e così viene via molto più facilmente e poi lo si ripone via nel gavone oppure nel posto in cui avete deciso di inserirlo per il trasporto. Ed eccoci giunti ad eseguire il test del comfort tube. Per prima cosa abbiamo 2 termometri con sonda che hanno la stessa temperatura, ovviamente sono identici
e inseriremo una sonda all'interno del manicotto, così da controllare la temperatura dell'aria che esce da questa bocchetta, e l'altra sonda la inseriamo invece all'interno dell'uscita, così da monitorare la temperatura dell'aria in uscita dal comfort tube. Quindi adesso predispongo le sonde e inizieremo il test. Ecco fatto. Adesso vi mostro le due temperature. Allora, il termometro di sopra indica la temperatura che c'è all'ingresso del manicotto, quindi adesso è 54.1 e sta in continua crescita. L'altro indica la temperatura che c'è all'interno della bocchetta, che adesso è 29,3, 29,3, 29,4, anche questa cresce perché sta crescendo la temperatura in ingresso, siamo già a 56.2, 56.4, 56.5, e la temperatura in uscita, anche questa, man mano che l'aria passa nel tubo, cresce, infatti 29,7, 29,8, ecco, sta salendo. Quindi si tratta soltanto di aspettare che il sistema vada in temperatura, perché ovviamente la stufa sta iniziando a erogare il caldo adesso, e l'aria poi viene portata all'uscita della bocchetta dopo 3 metri abbondanti di giro di circolazione dentro al tubo del comfort tube. Quindi adesso aspettiamo un attimo che tutto vada, qualche minuto che tutto vada in temperatura, e poi faremo il controllo delle temperature. Noi in questo camper abbiamo un riscaldamento con una stufa 3000 con ventilazione forzata, quindi diciamo un sistema di riscaldamento abbastanza diciamo, utilizzato molto negli anni 90-2000. Poi sono venute fuori le soluzioni tipo Trumacombi o Webasto, che sono riscaldamenti molto più potenti, con temperature alla bocchetta maggiori e soprattutto portata d'aria maggiore. Ecco, già il nostro test con questo tubo, considerando la portata della nostra stufa, dell'aria della nostra stufa, che non è molto inferiore rispetto alle portate di aria delle stufe Combi e Webasto, sicuramente il test che facciamo noi può soltanto migliorare di prestazioni in caso di riscaldamenti Combi o diciamo riscaldatori a gasolio. Quindi i dati che noi forniremo sono dati con una stufa dove ha poca temperatura più bassa le bocchette e portata minore dell'aria. Con gli altri riscaldamenti le prestazioni possono soltanto aumentare. Ed ecco qua. Dopo circa un quarto d'ora di utilizzo abbiamo la temperatura al manicotto, quindi in uscita dal riscaldamento, 84,7 gradi, e a temperatura invece qui all'uscita dalla bocchetta 51.1. Comunque temperature sono in assestamento, per esempio sopra siamo 85 gradi e sotto probabilmente salirà ancora un pochettino. Quindi abbiamo questo tipo di scostamento tra la temperatura in uscita qua alla bocchetta del riscaldamento originale e quindi dal manicotto, il percorso di oltre 3 metri, questo tubo coibentato, fino ad arrivare qua alla temperatura qua alla bocchetta, in uscita alla bocchetta, che è quella che viene, e poi il flusso dell'aria che viene portato nell'ambiente freddo, nella parte fredda del camper, che potrebbe essere il tetto a soffietto, oppure la mansarda, o anche, perché no, anche la cabina guida, cioè nel senso che se qualcuno ha la cabina guida che non è perfettamente calda come dalle altre parti del camper, si porta una bocchetta di riscaldamento con il comfort tube in cabina guida e si diffonde più caldo in quella zona dove casomai gli arriva meno aria calda del riscaldamento. Ecco qua. Adesso
mettiamo 85.9, 51.8, 51.9, quindi questa qua è, diciamo, la temperatura che esce con un bel getto qua dalla bocchetta. Quindi secondo noi, cari amici di Vacanzelandia, in quei camper dove ci sono delle zone fredde, questo può essere una soluzione per poter portare da una bocchetta il caldo nel punto che è rimasto un po' più freddo. E, naturalmente il punto da cui si preleva l'aria calda non sarà un punto che poi riscalderà il camper in questa zona, quindi però se succede che si va a dormire in un van col tetto soffietto, si va a dormire, probabilmente la bocchetta che c'è nella zona giorno non riscalda uno spazio che non si utilizza, e quindi portarla su nel tetto soffietto probabilmente ci fa sì che il calore che si genera serva a riscaldare le parti dove necessitano di più caldo. Come anche in una mansarda fredda, se succede che si va a dormire, casomai alcune persone d'equipaggio dormono dietro nel letto sopra il garage, in mansarda si prende l'attacco della net e lo si porta in mansarda, così in mansarda c'è più caldo per chi soffre il freddo casomai di notte perché non c'è il riscaldamento canalizzato in mansarda. Ma tantissimi usi, si è tutti insieme dentro un camper e nei semi-integrali ci sono le due persone che sono seduti nei sedili della cabina che casomai da dietro gli arriva un po' di freddo, si porta la bocchetta alle spalle delle persone e queste hanno il caldo che gli viene da dietro, e invece le persone che rimangono nella cellula sono poi riscaldate dalle altre bocchette. Quindi diciamo questa soluzione riesce a portare il caldo dalla bocchetta a dove serve. Adesso facciamo l'ultimo rilevamento: 86.4 la temperatura in uscita dal manicotto, qua dal manicotto, 53,5 la temperatura che esce da questa bocchetta, la temperatura dell'aria che esce da questa bocchetta. Bene, cari amici di Vacanzelandia, questo test mi ha soddisfatto perché effettivamente la perdita lungo il tubo è molto contenuta. I 53 gradi in uscita sono una temperatura considerevole che sicuramente porta giovamento a una parte di camper che è freddo, senza fare dei grossi investimenti di canalizzazioni nuove oppure altre cose molto costose per poter portare il caldo. Con questo accessorio di Adam Fresh, il Comfort Tube, si può portare il caldo dove serve, nel punto in cui serve del proprio camper. Quindi secondo noi questo qua, per chi ha questo tipo di esigenza, può sicuramente risolvere il problema. Cari amici di Vacanzelandia, speriamo di avervi presentato bene questo accessorio. Abbiamo fatto il test sul campo, qua nel nostro camper. I risultati sono questi, secondo noi sono buoni risultati, e sicuramente questo tubo risolverà i problemi di riscaldamento che ciascuno potrebbe avere nel proprio camper o van. Per qualsiasi informazione tecnica o costo di questo accessorio vi invitiamo di andare sul sito di adamfresh.it, dove dovete trovare la scheda completa, il prezzo, ed è possibile anche acquistare il Comfort Tube con bocchette diverse dai 60 mm. L'importante è indicarlo preventivamente in fase d'ordine, così Adam Fresh vi spedirà il kit con il diametro giusto della bocchetta, e questo è sicuramente un ottimo servizio. Standard è 60 mm, però a richiesta si possono avere altri diametri in base alle bocchette del proprio camper. Bene, che amici di Vacanzelandia, per ora è tutto e vi aspettiamo al prossimo video.